Prima di affrontare un ritratto oppure un viso, una pittura di un viso a colori, è importante conoscere i fondamentali della luce e delle ombre. Scelgo una tonalità base della pelle e ho così il mezzo tono. A questo vado ad aggiungere la prima ombra. In una situazione di luce diffusa ho questa cosa qui, cioè l'oggetto viene colpito da più punti luminosi. Quindi ho un appiattimento del soggetto. Nella moda spesso viene usata una luce diffusa, molte fonti di luce, una luce sparata, perché appiattisce il viso, che diventa una sagoma, e enfatizzerà più i vestiti che vengono indossati. Un altro esempio è Barbara D'Urso. Quello che ci interessa di più a noi è il fatto che l'oggetto venga colpito da una luce diretta. Formerà quindi un riflesso che si chiamerà highlight e sarà il punto più luminoso sull'oggetto. Formerà un'ombra portata e una ancora più scura, l'ombra di occlusione, che è la parte più in ombra dell'oggetto appoggiato. Il raggio che colpisce in maniera perpendicolare l'oggetto formerà un cono d'ombra che si chiamerà terminator, che sarà la parte più in ombra dell'oggetto stesso. È quello che delimita un po' la parte in luce dalla parte in ombra. Se mettiamo una fonte luminosa dietro l'oggetto, abbiamo una rim light. Infine, in un soggetto, in un volto, è importante la luce di rimbalzo, che può essere di vari colori a seconda del tessuto, del materiale che la luce colpisce. In questi due ritratti una luce è calda in Caravaggio e in Vermeer invece è fredda e blu per via del vestito. La pelle ovviamente ha varie tonalità, come abbiamo visto col video dell'occhio. Queste tonalità saranno più visibili nella parte in ombra. I dettagli della pelle e le asperità invece saranno più visibili dalla parte della luce. Mettiamo in pratica quello che abbiamo visto con la parte teorica, quindi disegniamo da zero un volto e andiamo a pitturarlo. In questa fase non sto copiando volti, non sto facendo un ritratto, sto cercando di applicare le tonalità, le palette a un viso, cercando di mantenere ombre, colori e tonalità coerenti col soggetto disegnato. Aggiungo il primo colore di sfondo e copro tutto il disegno, come si fa nella tecnica tradizionale. Poi trovo un colore base della pelle, tanto base non è, sembra più che altro un salmone, però comunque poi vado a variare la tonalità. Comincio ad aggiungere dei colori e delineo la zona in luce e la zona in ombra, quindi vado a scolpire la figura. Aggiungo un colore più chiaro della pelle. Nella parte più chiara la luce è più calda, quindi sarà tendente al giallo. Quando io schiarisco un colore devo portarlo al colore naturale più chiaro che c'è sulla tavolozza. Se il tono medio della pelle si otterrà dal rosso, schiarendolo dovrò aggiungere il giallo, perché il tono più chiaro rispetto a quello sarà il giallo, appunto. La stessa cosa per le ombre, quando vado a mettere un'ombra devo portarlo al colore più scuro, quindi nel caso della pelle, partendo dal giallo, tornerò al rosso. Posso andare a mischiare le varie tonalità aggiunte. Con un marrone molto scuro cerco di aumentare il contrasto delle ombre. Non posso esagerare in questa fase perché lo sfondo che ho scelto è chiaro rispetto al soggetto. Se invece avessi avuto uno sfondo molto scuro, quasi tendente al nero, avrei potuto enfatizzare ancora di più le ombre e caricare molto il soggetto. In questo caso devo evitare, altrimenti la figura non dialoga bene con lo sfondo. Ad una luce principale calda ho aggiunto una luce fredda che colpisce il soggetto dal basso. Quella luce, ovviamente, che è colorata in modo freddo, si andrà a mischiare con le tonalità della pelle. Se osservate nella zona tra occhi, naso e la parte superiore della bocca, io ho usato una tonalità più rossa perché in quel punto ci sono diversi vasi sanguigni. Quando fa freddo, infatti, quella zona è molto carica di sangue. Nella zona della fronte più tendente al giallo e nella zona del mento, per via della presenza di peluria varia, è una zona più grigia.
Cerco di variare un po' le palette e prendo un soggetto femminile, quindi cerco di unire più caratteristiche insieme, che ha una carnagione molto chiara. Qui ho enfatizzato la carnagione, ovviamente nella realtà non credo esista questo livello di rosa, però cerco di far dialogare tutte le tonalità che voglio usare nel soggetto. Il procedimento è identico a quello di prima. Ho però ragionato come se fosse un ritratto alla prima e quindi ho saltato la parte del disegno a matita. Nel tutorial non ho accennato a come fare i capelli, cioè ci sono vari tutorial specifici e i capelli bisogna trattarli come una massa principale fatta di un materiale appunto che sono i capelli. Quindi partire dalla massa principale e poi andare a scolpire luci e ombre e infine dettagliare dei singoli capelli. Ho immaginato una pelle delicata che è facile alle screpolature e quindi ho aggiunto questo rosso sotto agli occhi e ho variato con un verde. Se notate, quel verde lì è lo stesso che ho usato sul foglio bianco. Quindi il grigio, per un contrasto di simultaneità, diventa verde all'interno del volto. Qui invece sto partendo direttamente dalla forma del viso. Come visto nella parte teorica, occhi, naso e bocca sono molto vicini tra di loro. Partire dalla forma in questo modo è una cosa molto solita nel digitale, un po' meno nel tradizionale. Sto quindi praticamente facendo quello che fa uno scultore, sto aggiungendo materia e levando materia in qualche modo. E io solitamente lavoro in questo modo qui. Non mi sto fossilizzando sul dettaglio, sto cercando solo di applicare la parte teorica, palette, ombre, tonalità, più cose possibili, e quindi diciamo non sono dei veri e propri ritratti, bisognerebbe rifinirli ancora un po'. Più che altro come applicare la pittura a diversi tipi di volto e diverse situazioni. Per ognuno di questi ci ho messo un'oretta e mezza. In quest'altro caso sono partito dalle ombre, cioè sto immaginando un volto che è illuminato da 3/4 e un po' da dietro, così mi permette di far vedere un'altra cosa. Questo è un ritratto questa volta è un ritratto, quindi non sono partito da immaginazione, di un pescatore che stava in Croazia l'anno scorso. Come vedete l'orecchio si è acceso perché la luce che passa attraverso la pelle si diffonde, non incontra ossa, non incontra altri materiali e quindi colora la luce in questa maniera. Infatti la pelle è un oggetto traslucente, se vogliamo, quindi non è trasparente e non è neanche opaco completamente. Il fenomeno appartiene a tutti i corpi traslucenti, anche nelle conchiglie si può osservare, ed è un fenomeno interessante perché noi, se sappiamo sfruttarlo al meglio, diventa un punto d'attenzione notevole in un ritratto. Se notate, il Terminator è quella linea d'ombra che ci dà subito la tridimensionalità dell'oggetto. Immaginando una luce dietro il soggetto, appunto, ho aggiunto la rim light, o luce di taglio se vogliamo, che scontorna un po' tutto la figura. Una luce dietro inoltre aumenta la dinamicità, l'azione della scena. In questo caso era un pescatore, quindi avrà qualcosa all'amo. La maglietta viola è perfetta con il colore della pelle, ma l'ha scelta lui, cioè io mi sono limitato a fare una foto di nascosto. Spero che il video vi sia piaciuto e vi invito a iscrivervi al canale.